Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Un po' di tempo fa avevo fatto il video sulla centralina SX1 Pro di Get, che lascio qua in alto a destra da qualche parte, ma in tanti mi avete chiesto magari quale setting vado ad usare, quindi oggi facciamo un video veloce, super riassuntivo dei due settaggi che uso io principalmente, uno per l'enduro standard e uno per l'enduro estremo. Adesso sigla veloce e poi iniziamo. Molto bene, adesso prendo il telefono, lo metto da questo lato e andiamo subito a vedere le mappe che uso sulla mia GasGas EC300, la versione GP. Allora, andiamo ad aprire l'app WeGet. Ovviamente al momento la moto non è connessa, ma perché sono in studio. Ma possiamo comunque entrare e andare a vedere le custom map. Qua ci sono un po' di mappe che ho fatto, backup, prove, test. Ho tagliato e incollato un bel po', ne avrò eliminate credo 30. Ma andiamo a vedere quella definitiva che ho trovato. Ricordo appunto che la mia è una GasGas EC300 versione GP del 2025. E al momento, come preparazione e modifiche che ho fatto sul motore, ho lo scarico completo fresco, quindi espansione più silenziatore fresco, testa da enduro estremo by Camoletto Racing e peso sul volano da 300 grammi sempre di Camoletto. Qui andiamo a vedere, nella mappa 1 ho impostato la mappa da estremo, quindi andiamo a vedere per primo l'anticipo, non faccio una copia di backup. L'anticipo, come si vede, non ho toccato nulla tranne al 100% in alto di giri. Questo perché spesso nell'enduro estremo si gioca col gas, si va a bassi di giri e magari c'è bisogno di fare un muro, quindi aprire tutto il gas per dare una bella sfrizionata. Prima la moto rimaneva tra virgolette un pochino imbrodata, se possiamo così dire, un po' troppo ricca, quindi gli ho dato un po' di anticipo per farla salire di giri e quando sale farla stare bene lassù. Ho fatto anche delle prove più estreme, non ha mai detonato, non ha mai dato problemi. Andiamo a vedere nella parte di fuel, di benzina, per tenerla su e diciamo farla girare più pulita, sono andato a togliere anche un po' di benzina, quindi 100% di gas, 7000 giri, meno 3%, meno 5 a 9000 e meno 6 a 11000 giri. In questo modo la moto adesso è perfetta. Quando io apro, anche se magari arrivo da 5 minuti di sentierino, basso di giri in seconda, proprio basso basso, magari c'è una salita, un muretto dove devo sfrizionare, avere un rapido innalzamento di giri, in questo modo la moto è sempre pulita, perfetta, affidabile, non tende a scendere perché prima, come dicevo, era un po' troppo ricca. Poi, visto di nuovo che in enduro estremo si sta sempre molto bassi di giri, ho tolto un 10% allo 0% di apertura gas, 10% in meno di benzina. Ricordo che al minimo la moto sta più o meno sul 7-8% di apertura farfalla, quindi in realtà è un 5-6% di benzina in meno al minimo, però questo mi permette di avere di nuovo un motore molto pulito sotto. Nella ripresa del gas è subito pronto, preciso, invece magari di tentennare un attimino. E per l'enduro estremo secondo me è la soluzione top. Ho fatto diverse prove, ho provato anche a dargli più anticipo, dargli ritardo, però in questo modo qua la moto adesso gira che un orologio è sempre perfetta. Inoltre cosa posso fare? Volendo posso cambiare anche le percentuali di apertura gas. Ho fatto anche queste prove ma non l'ho toccato proprio perché al 20% mi ritorna alla configurazione standard e dal 20% in su può lavorare tranquillamente con la mappa originale, diciamo factory di Get. Questa, la mappa 1, quindi è per l'enduro estremo. Ricordo che sia GPA che LC li ho messi a 0 e non c'è nessun limitatore di giri.
Per la mappa 2 invece è la mappa che ho impostato, che alla fine non l'ho impostata, ho fatto delle prove anche con altre configurazioni, ma poi sono tornato a quella factory di Get perché andava benissimo. Quindi anticipo 0, non ho toccato nulla, e fuel, carburante, non ho né dato né tolto, niente. Questo perché mi piace molto la mappa factory di Get, che viene già inserita in centralina quando noi la compriamo. Andando solo a modificare il GPA e l'LC va già benissimo così. Mi piace perché secondo me rispetto alla centralina originale è un po' più ricca nella prima apertura del gas quando facciamo enduro classico, quindi magari in un fettucciato, in una linea, quando andiamo a riprendere il gas, essendo un pochino più ricca, il motore 300 è meno scorbutico, rimane ancora più morbido grazie anche alla testa e al peso sul volano, e in alto gliene dà tanto, cioè va molto bene questa configurazione. Non è mai troppo nervosa, non si sente mai detonare, quando sale di giri c'è sempre della benzina che butta dentro il motore, lo rinfresca, non lo fa detonare, lo fa girare bene, ben lubrificato, quindi mi sono trovato benissimo e alla fine ho scelto questa come mappa definitiva. Anche nei trasferimenti ho notato che magari se sei su asfalto in sesta con un gas costante, con la mappa da enduro classico anche quella da estremo fa la stessa roba perché le percentuali di gas giri più o meno sono le stesse, detona un po' meno della mappa originale, quindi questo super apprezzato visto che ho l'orecchio proprio super sensibile, mi dà fastidio se il motore detona. Consideriamo ragazzi che queste prove che io ho fatto sono prove sulle mie sensazioni, non ho un banco prova a disposizione purtroppo, o per fortuna, non so da che parte si deve vedere. Queste impostazioni le ho trovate facendo prove su prove, anche con diversi climi, con diverse temperature, diverse umidità, e alla fine questa qua è la situazione che ho trovato migliore. Chiedo scusa per tutto il disordine che c'è qua intorno a me, ma è un periodo di 1000 iniziative, siamo appena tornati dall'avventura con Ramona in modalità snowbike, sono arrivate oggi le grafiche cecchi, stai a vedere. Questa è la replica per il mio amico Migliez, poi nuove grafiche per Ramona in modalità adventure e qua uscirà di nuovo un video dedicato, e poi c'è il mio amico Gabri che si è dato alla bike life, quindi sulla sua EC 300 2023 ha fatto una configurazione un po' particolare, magari potremo farci un video dedicato visto che ha messo ruote motard, ha fatto un po' di pazzie. Questa potrebbe essere una buona idea. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate e se volete un video del motard di Gabri. Spero che il video vi sia piaciuto, vi lascio qua sotto in descrizione il link della centralina Get. In tanti mi hanno chiesto, mi hanno scritto anche su Instagram chiedendomi appunto che mappe andavo a usare, spero che questo video possa aiutarvi. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, è gratis, non vi costa niente. Ditemi cosa ne pensate di questa configurazione, provatela anche voi e magari ci risentiamo prossimamente con un video dedicato alla trasmissione, perché ho visto che sul motore TBI, quindi KTM Husqvarna GasGas dal 2024 in poi, c'è un pochino di confusione. Fortunatamente grazie a Chiara Valli ho trovato subito l'equilibrio e diciamo la rapportatura perfetta per me, quindi magari ci farò un video dedicato. Come sempre, gas e alla prossima, ciao ciao.